Stai cercando un ampli bello ma economico? Ma cosa te lo dico a fare? Guarda il video, va? Ciao chitarristi, bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi parliamo di amplificatori economici. Ancora una volta vi dimostro che per un buon ampli potete spendere davvero poco e fare a meno delle valvole. Nel video in cui parlo delle chitarre per iniziare, alla fine ho nominato un po' di ampli economici che suonano bene e da lì in tantissimi mi avete chiesto di portarne qualcuno sul canale. Ma Ale, ne ho già portato uno, vi vedo che non siete attenti, Ma comunque oggi continuo su questa linea, se no poi dite che non vi ascolto. E visto che vi ascolto sempre, almeno un bel like a questo video e dritti a iscrivervi al canale, perché sono in arrivo cose che... Ciao. Ogni volta che ho in mano prodotti del genere dico, va bene, tra un po' cosa fanno? Li troviamo dentro gli ovetti Kinder? Fino a qualche anno fa trovare un ampli al prezzo giusto, ma che rendesse bene, poteva risultare un'impresa non da poco. E spesso comunque si finiva per accontentarsi. Tipo... Tipo lui, ne parlo sempre nei miei video e poverino non gliene risparmio una. Non ve l'ho mai fatto sentire? Oggi è arrivato il giorno. Vi rovino le orecchie per 10 secondi e intanto io vado a metterlo al suo posto. Allora, anno 2009. Era il mio compleanno e sono andato in negozio per fare il grande acquisto. La chitarra, una SG, l'ampli, Marshall. Questo era tutto quello che cercavo. Alla fine sono tornato a casa con una Epiphone SG di quelle uscite malissimo e insieme a lei anche il mio Marshall MG100. Vi dico una cosa e le conclusioni le tirate da soli. L'ampli costava 500 euro. Con l'ampli che vi faccio vedere oggi e tanti altri che vi dirò, spendete meno oppure cifre simili, ma la qualità è a livelli stellari in confronto. I ragazzi di Musical Store 2005 ci tengono particolarmente ai chitarristi e sanno che il chitarrista è una specie con il portafoglio vuoto perché compra 1 milione di chitarre e non sempre poi può spendere altri 500 miliardi di euro per un amplificatore. In più mi ci metto anche io che continuo a stressarli con sta cosa dei prodotti economici ma top, che tutti i giorni, ma raga giuro, tutti i giorni li chiamo per chiedere se c'è qualche novità. L'altra volta è stato il turno del Nux Mighty 40. Ora invece apriamo il pacchetto che mi ha lasciato il mio amico Corriere, così vediamo di cosa parliamo oggi. Adesso apro il pacchetto e dentro ci sono dentro 2 amplificatori da 5.000 euro l'uno. Ciao. Ok, mi è andata bene, ho azzeccato il video per fortuna. Per il video sugli ampli da 2000 euro, calma. Oggi a favore degli ampli economici che sono perfetti per un sacco di cose, abbiamo il rinomato Boss Katana nella sua versione MK2 50 watt. Ci sono delle novità rispetto alla prima versione, calma, poi le vediamo tutte. Allora, Boss. Il video potrebbe già finire qui perché Boss è garanzia per quanto riguarda queste cose. Dai, siamo in un bel periodo. Al giorno d'oggi praticamente tutte le case produttrici fanno versioni economiche dei loro amplificatori e rendono la vita più semplice a tutti i chitarristi. Mi metterei a farti l'elenco delle marche, ma finiamo dopodomani perché sono davvero tantissime. Si parla di un ampli che è lì, sempre pronto a seguirvi in ogni territorio musicale che volete esplorare. Volete fare blues? Lui c'è. Volete fare metal? Lui c'è. Volete fare schifo? No, calma. Mi serve il mio vecchio Marshall. Come sempre partiamo dal pannello dei controlli e iniziamo col dire che su questo ampli abbiamo 5 distinti caratteri sonori: clean, crunch, lead, brown e anche uno per le chitarre acustiche, con delle variazioni timbriche per ognuno, per un totale di 10 suoni. Poi troviamo i classici potenziometri da ampli, gain, volume e l'equalizzatore. Dopodiché entriamo nella sezione effetti, che vista sull'ampli potrebbe sembrare un po' povera, ma collegate il cavo USB al PC e vi si apre un mondo. Dopo comunque ve lo presento. Infine abbiamo i controlli finali, ovvero il volume master e il power control per scegliere il wattaggio dell'ampli, che può essere 50 watt a potenza piena, 25 watt quindi a metà, oppure 0,5 watt. In alternativa, se lo girate tutto, va in stand by. Dietro abbiamo un power amp in per collegarci dei pre esterni, tipo i modeler senza sim di cassa attiva oppure un qualsiasi preamp. Uscita per la registrazione con la simulazione di cassa, il jack per il foot switch e poi abbiamo l'ingresso aux per collegare un qualsiasi dispositivo, anche il telefono per suonare con delle basi oppure sopra le nostre canzoni preferite. Ah, e poi abbiamo anche una bellissima presa USB. Da qui possiamo collegare l'ampli
ampli al PC per aggiornarlo, usare l'editor, ma anche per registrare direttamente nella nostra DAW preferita. A proposito, mi stavo preparando per registrare questo video. Attacco l'ampli al PC, scarico il Tone Studio di Boss e... errore. Connection fail, non andava. Tirava fuori errori MIDI e cose strane che non capivo. Donato di Musical Store era già pronto col pacchetto nuovo da spedire, ma a un certo punto... no, aspetta, sono io che sono boomer. Mi sono ricordato che siamo nel 2021 e ho chiesto a Google. Primo risultato, fai l'aggiornamento e usa l'editor giusto. Raga, usavo l'editor del Katana versione 1, grazie che non andava. Ne ho approfittato per fare anche l'aggiornamento del firmware già che c'ero. Accendete l'ampli, premete channel 1 più panel e sul PC il Katana compare come se fosse una chiavetta USB. Ci copiate dentro il file del firmware, quello dell'aggiornamento, staccate l'ampli, premete panel, sui LED dell'ampli poi vedrete una specie di barra di progresso che segue l'andamento dei LED sull'amplificatore. Quando tutti diventano verdi e lampeggiano insieme vuol dire che ha finito. Spegnete, riaccendete e siete a posto. Ci sono stato dietro 6 ore! 6! Poteva uscire 2 settimane fa questo video. Comunque, quello che si vede sul pannello è soltanto la punta dell'iceberg di questo ampli. Non per niente, questo ampli è il più consigliato tra gli ampli economici. Dillo ancora una volta, ampli. È un vero e proprio modeler in formato combo. Ogni tanto respiro. Da qui in poi dipende da voi. Vi basta quello che potete fare? Oppure volete andare più in profondità? Facciamo che abbiamo deciso di andare oltre, se no qua il video finisce subito e... sul PC abbiamo il Tone Studio, esattamente come sulla GT1000 Core, oppure tutte le altre pedaliere di Boss. Ora capite perché vi ho detto che è come un modeler. Sull'editor abbiamo la divisione a blocchi, possiamo scegliere la forma della catena del suono e intervenire su ogni singolo blocco. Possiamo scegliere quale overdrive mettere nello slot dedicato al boost, oppure quale delay mettere nello slot dedicato. A dire la verità, se premiamo il bottone sull'ampli, vediamo che cambia colore. Per ogni colore possiamo scegliere quale effetto avere, per cui possiamo averne fino a 3 disponibili sempre. Capite bene che sfruttando questa cosa in modo sensato, distribuendo gli effetti negli slot, non ci serve nient'altro per suonare. Qui dentro c'è davvero tutto e tutto è di qualità. Ci sono dentro tutti i pedali più famosi di Boss simulati. Sta poi a noi sfruttare tutta questa flessibilità al meglio per i nostri suoni. Per riassumere, il Katana MK2 include 5 categorie di effetti utilizzabili insieme, mettendo la potenza di una pedaliera all'interno dell'ampli. Le sezioni indipendenti sono booster, modulazioni, effetti, delay e riverberi e sono impostate di fabbrica con 3 variazioni ognuna, offrendo 15 effetti pronti per suonare subito. Collegando l'ampli al Boss Tone Studio avrete anche a disposizione un editing approfondito per personalizzare tutte le sezioni con oltre 60 tipi di effetti diversi, cambiando l'ordine con 4 diverse forme di catene del suono e un sacco di altre cose stupende. Ora faccio parlare un po' lui, così vi dimostro che tutto quello che ho detto fino ad ora non sono cavolate. Cercherò come sempre di coprire più o meno tutti i suoni, così potete avere le idee più chiare su cosa può fare questo ampli. Ormai di video sul Katana ce ne sono un sacco e spero di non essere io quello che lo fa suonare da schifo. Ascolta e fammi sapere.
Ci avete fatto caso che ogni ampli economico che porto e che mi piace dico che lo avrei voluto a 14 anni al posto del mio Marshall? Chiediamoci perché. Forse, e dico forse, per fortuna non esistevano. Se no, ciao, avrei avuto casa piena di queste cose e poi metti che mi innamoravo della Strato? È andata bene così. Comunque, che siate agli inizi o, come dico sempre, siete pro e cercate qualcosa di comodo, che suona bene e costa poco, ad oggi ci sono 1000 alternative. Ci sono i Vox AC30, Mesa Boogie Mark 5, c'è la testata di Pete Thorn. Quelli sono solo nel gruppo Telegram. Li usiamo per farci del male a vicenda e farci salire la gas. Se volete unirvi a noi, il link è in descrizione. Tranquilli, non c'è selezione all'ingresso o cose strane, quindi anche se avete la Strato, entrate, al massimo vi bullizziamo. Comunque, ci sono tanti ampli piccoli ed economici che possono soddisfarvi, dai THR di Yamaha, oppure la serie Mighty di Nux, questo katana, oppure tutti gli altri modelli di katana, il katana Air, il katana Mini, il katana 100 watt, oppure tanti altri che sicuramente non ho nominato. Se ne conosci altri, butta fuori, commenta qui sotto e dimmi tutte le alternative. A conti fatti, questo katana però è imbattibile. Qualità e affidabilità boss, prezzo medio da 250 euro, in ogni caso direi best buy. È un ampli davvero davvero bello, soprattutto per il prezzo. Ovvio che suona anche bene, ma a questo prezzo, boh, non so come sia possibile. Brava boss, più passa il tempo, più investono e cavolo, si capisce. E bravi anche agli amici di Musical Store 2005, che hanno un occhio di riguardo per tutte le fasce di chitarristi, sia i super pro che i principianti, con prodotti selezionati e perfetti per tutti. È bello vedere che al giorno d'oggi tutti, e dico tutti, con una spesa minima possono suonare con attrezzatura davvero valida. Se all'inizio prendete questo come primo amplificatore, tranquilli, per una vita non lo cambiate più. Come dico sempre, è sicuramente un ottimo investimento se sapete già di voler suonare seriamente. Mal che vada, qualcuno a cui venderlo lo trovate, perché c'è sempre, e dico sempre, qualcuno che è in cerca di un boss katana.